Bella Baxter è un esperimento di un eccentrico scienziato. La giovane donna, crescendo, diventa sempre più curiosa e partirà per un viaggio con un losco avvocato. Da qui sarà un susseguirsi di avventure e disavventure in vari continenti. E nel frattempo Bella scoprirà se stessa, i suoi interessi, le sue passioni e forse il suo scopo. Bentornati su Wikos, gente, io sono Gianmira e oggi recensisco per voi Povere creature di Yorgos Lanthimos. È un regista e sceneggiatore, diciamo, particolare, e faccio subito presente che la performance di Emma Stone in questo film è straordinaria. Per me è la miglior performance femminile del 2023. Comunque la Stone è circondata da bravissimi attori. Mark Ruffalo spesso vi farà ridere ma vi darà anche fastidio, e Willem Dafoe è bravissimo. È eccentrico ma ha anche dei momenti drammatici e tristi. Quindi sul lato attoriale il film è molto forte, ma un'altra protagonista della pellicola è la messa in scena. Davvero curata. Costumi fantastici, scenografie da capogiro, colonna sonora, fotografia, atmosfera, tutto per trasportare e avvolgere lo spettatore in questa favola dark. Sì, perché in breve si può dire che il film è un misto fra Frankenstein e Barb. È un film di formazione e una fiaba dark, ambientato nel nostro mondo ma steampunk. Diciamo che la confezione del film è molto curata. Il regista vuol far sentire le sensazioni di questo mondo, le sensazioni che sente Belle, e man mano che la protagonista avanza in questo viaggio, la fotografia cambia, i colori cambiano, dal bianco e nero si passa a colori sempre più accesi, e anche i movimenti della camera, quale lente viene utilizzata con la telecamera, tutto per far presente determinati aspetti di questo mondo e della visione della protagonista. Un esempio che posso sottolineare è la colonna sonora. Non è soltanto una musica che vuole trasportare lo spettatore dentro il racconto, nella pellicola, ma è una musica sensoriale, e devo dire che sotto tutti questi aspetti tecnici la pellicola ha fatto centro. Ma elogio tutto questo perché forse uno dei punti deboli della pellicola può essere che non dice tante cose nuove. Per carità, non fraintendete, il film mi è piaciuto, però per il pubblico che vuole trovare qualcosa di nuovo, di fresco, anche sotto l'aspetto dei messaggi, degli argomenti di cui vuole trattare, forse la pellicola ha un po' meno da dire, perché gli argomenti di cui tratta sono interessanti, è importante ribadirli, ma forse c'è poca novità, perché invece, come viene raccontato, il film è un aspetto molto positivo, e non credo che la produzione voglia mettere in secondo piano quello che vuole dire questo film e mettere in primo piano tutta l'estetica. Però forse c'è meno inventiva e freschezza sul lato dei contenuti che vuole trattare il film, che invece su come è raccontato. E secondo me una cosa molto importante è non soltanto quello che dice il film allo spettatore, ma anche come viene raccontata questa storia. Come si racconta un film è importante. Io il film non l'ho trovato superficiale o blando sui contenuti, però infatti alcuni di questi argomenti sono stati anche già trattati in Barbie dell'anno scorso, con un tono e un linguaggio cinematografico diverso. Comunque il regista e la produzione del film vogliono farci seguire questo viaggio e vedere la crescita di Bella. Lei ovviamente nel tempo cambierà, grazie alle sconfitte e alle vittorie. È come un adolescente che ha lasciato la casa dei genitori e intraprende questo percorso. E il film esaspera ed esagera alcune di queste situazioni, alcuni di questi aspetti, però la base di molte situazioni è vera, è reale. Io vi consiglio di vedere il film con la mente più aperta possibile, soprattutto per come è girato, e qui apro una parentesi. Nella pellicola è presente molto sesso, però il sesso è uno degli argomenti cardine del regista e sceneggiatore anche nelle sue pellicole passate. Forse sembrava meno gratuito, qua invece secondo alcuni schiaccia molto l'acceleratore su queste scene. Comunque per me una visione è doverosa. Forse lo reputo anche un film un po' furbetto, ovvero una di quelle produzioni che vuole fare incetta di premi. Ammetto che io ci ho messo un pochino a digerire il film dopo la visione, ci ho dovuto un po' riflettere. Quel voto che do a Povere creature è 8,5. Mi è piaciuto molto e lo consiglio. Già soltanto la performance dell'attrice protagonista e del personaggio che interpreta lo vale tantissimo, e come detto nella mia recensione io vi consiglio di farvi trasportare in questo viaggio. Io sono Gianmira, vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social, siamo su YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, X, Twitch. Un saluto gente e ci vediamo alla prossima pellicola. Ciao!